oppure ben ritrovati sul mio canale. Siamo arrivati, drum roll, all'ultima puntata della telenovela De Noi Altri, basata su un racconto che ho scritto quando avevo circa 20 anni, che vede come protagonista la nostra GD, che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi video. Se ve li siete persi, non vi preoccupate, perché potete trovarli tutti in una bella playlist che potete guardare cliccando sulla i che comparirà da qualche parte qui in alto. Nell'ultima puntata avevamo lasciato GD/Anna nel bel mezzo di un triangolo amoroso tra Luca, lo pseudo intellettuale bel tenebroso, molto vanesio, molto pieno di sé, e Fabio, il suo vecchio migliore amico, una persona positiva, un bravo ragazzo, che però appunto nell'ultima puntata ha svelato tutto un lato di sé che ignoravamo. Per la prima volta infatti ho descritto fisicamente Fabio, che è risultato essere un bel manzo, non so come altro dirlo. Nell'ultima puntata GD sembrava aver deciso di lasciare Luca, ma all'ultimo la sua decisione si scioglie come neve al sole. Nel momento in cui lo rivede, lui la bacia appassionatamente e quindi continua a restare con i piedi in due scarpe. Cerco di essere veloce, di stringere, perché voglio davvero arrivare alla fine di questa storia e mancano ancora 3 paginette piene, quindi sarà un video un po' più lungo del solito. Andiamo a scoprire cosa accadrà, chi sceglierà, Luca, Fabio, deciderà di rimanere da sola, tutto è possibile. Andiamo a scoprirlo. Mattina di fine aprile, quindi direi che sono passati un paio di mesi perché era inverno. Cielo terso tra i bordi della finestra aperta. Il primo tepore dopo mesi di gelo. Anna adempie i suoi compiti di buona casalinga. La cera lascia delle striature luminose sul parquet della sala, movimenti da catena di montaggio, facendo pressione sul manico dello spazzolone. I libri e le videocassette di Luca impilate con ordine sugli scaffali all'entrata. Nel pomeriggio passo a prenderle. Preferisco tenerle da me per il periodo. Magari Giulio ne ha bisogno. Luca che parte per alcuni mesi. Attenzione. Alcune notti prima l'annuncio nel letto. Vado in America per la tesi, confronto tra l'industria americana e l'arte europea del cinema. Lei gli aveva chiesto: questo significa che abbiamo chiuso? Lui aveva risposto seccato: questo significa semplicemente ciò che ho detto, vado in America per la tesi, come quella tua amica strampalata. Alcuni mesi, per la tesi, amica strampalata. Stop. Mi piace come già la scrittura è in uno stile, mi sembra molto diverso da prima. La sera prima. Domani nel pomeriggio passo a riprendere un po' della mia roba, non posso lasciarla qua per sempre. Come vuoi, nessun problema. Ti porterò un regalo dall'America, qualcosa di kitsch che si abbini a questa casa, non sarà difficile. Sempre simpatico come un gatto appeso ai maroni. Anna non aveva raccolto. Tra l'altro mi fa specie che inizio a chiamarla solo più Anna e non GD. Questo secondo me è un buon indizio. Anna non aveva raccolto. La sua partenza la lasciava senza reazione. L'annuncio era stato freddo e distaccato. Meglio così. Lei non l'avrebbe mai lasciato. Ora sperava non tornasse più. Sperava che si perdesse in America. In America. Perso. Desaparecido. Forever. Poi c'è Fabio. Fabio. Proprio scritto così. L'estate ancora giovane nelle sue forme più conosciute ha un profumo dolciastro nell'aria, quindi altro balzo avanti di qualche mese. Anna, il fisico prorompente stretto in canottierine attillate e gonne leggere, si lascia pacificamente scrutare dagli sguardi altrui mentre si dirige verso il solito bar. Gli occhiali scuri la riparano dal sole del mezzogiorno di un giugno in cui tutto sembra muoversi a rallentatore. Respira l'aria dolciastra. GD, dall'altra parte dell'oceano, si ricorderà di chiamare i suoi? Quindi attenzione, sdoppiamento vero e proprio di personalità. Ormai pensa a GD come ad un'altra persona, anche con se stessa. Le risulta più facile. Una vecchia amica che non vedrà mai più. Una vecchia amica con un mucchio di scheletri nell'armadio che non la riguardano più. Un fantasma del passato, un gusto che però si fatica a dimenticare. Nel dehors Fabio sorseggia un caffè osservando la terrazza del teatro comunale. E solo, particolarmente assorto. Indossa un paio di pantaloncini larghi, scozzesi, che gli scendono fino alle ginocchia, una maglietta azzurra, gli occhiali da sole appoggiati sulla fronte. Fuma una sigaretta alternandola al caffè. Anna si avvicina facendosi largo tra i tavoli. Lui continua a fissare la terrazza del teatro senza vederla.
Lei gli appoggia una mano sulla spalla e lo bacia. Un tocco leggero. Fabio accenna un sorriso. Ti sei svegliata? Quindi vuol dire che hanno dormito insieme? Annuisce scostando una sedia sulla quale si adagia, una sigaretta dalla borsa, accendino, fumo dalle narici. Immaginavo di trovarti qui. Perché non mi hai svegliato prima di uscire? Dormivi così bene. Silenzio, sguardi altrove. Mi chiedevo, tono incerto, il tuo amico Luca come sta? Fulmine a ciel sereno, non aveva più pensato a lui. Perché me lo chiedi? Non lo sento da quando è partito per l'America, lo sai benissimo. Già, l'America. Come un pensiero evaso dal cervello e divenuto per sbaglio sonoro. Poi più deciso. Non mi pare vi siate lasciati, o sbaglio? Che situazione assurda. Silenzio. Non per farmi gli affari tuoi, giusto una domanda che mi frulla in testa da qualche tempo. Questa volta l'intonazione è cantilenante con sfumature di insofferenza. Giustamente. Occhi rivolti il più lontano possibile dai suoi, che invece si fanno sentire addosso. Non vorrei sembrarti pressante, ma non mi va di fare la controfigura di uno pseudo-intellettuale esistenzialista per sempre. Tanto più che non ci assomigliamo affatto. Nonostante le apparenze, non suona come una battuta. Pausa. Cerca di capire, Anna. Ti sto solo chiedendo se hai intenzione di vederlo ancora al suo ritorno. Se mai ritornerà. L'America è strana, sai. A metà tra il comprensivo e il sarcastico. Ancora silenzio mentre i tendini si irrigidiscono. Fino ad ora sono stato buono, o no? In 2 mesi di costante frequentazione in cui tu hai giocato a fare la fidanzatina, io sono stato zitto. Ma sai com'è? Sono al limite. Forse sarò antiquato, non lo so, però mi sembra veramente il minimo chiedere dei chiarimenti. Povero Fabio! Sì, hai ragione. Sguardo basso. Credo di averti già detto tempo fa che non è così facile. Con Luca è iniziata come una nuova vita per me. Significa qualcosa. Bene, nessun problema, continuo a vederlo e a lamentarti, ma non pretendere che io stia qui ad ascoltare. Scocciato. Devi darmi il tempo di decidere, Fabio. Non mi sembra di averti messo fretta più di tanto, ti ho lasciato 2 mesi, 60 giorni, un totale di ore incalcolabile per scegliere tra me e Mister Intelligenza. Ora, se permetti, ne ho le palle piene. Tanto più che lui se n'è andato partito, filato, fregandosene di te. È pronto a colpire basso. Appunto, andato, lontano, svanito. Non è una risposta. Dipende dai punti di vista, immagino. Comunque smettila. Ora sono con te, ok? Finiscila, mi stai facendo venire il mal di testa. Poveretta. Tono di beffa. Una voce da dietro le piante che dividono il Deor. Ma guarda Mickey e Minnie che squittiscono i rosi. Mi sembra una puntata squallida di Casa Vianello. Posso indovinare chi è? Enzo? Ciao Enzo, dice Fabio tra i denti. Capiti sempre a proposito tu. Gli parla senza guardarlo. E che è colpa mia se la vostra vita è peggio di una sitcom? Scavalca i vasi e si siede al tavolo. Se volete posso fare l'ago della bilancia. Lorenzo il Mugnifico. Magnifico. Su, confidatevi con Dottor Enzo. Lascia perdere, non è il momento per le tue battute da 2 lire. Acidina la ragazza. E questo è il ringraziamento per l'aiuto che vi offro? Sono un luminare nella psicologia da 4 soldi. Anzi, a forza di parlare di denaro, mica ci avete 10.000 da prestarmi. C'erano ancora le lire, pensate un po'. Ma vaffanculo, Enzo, in coro. Ok, ho capito. Vorrei dire che mi terrò per me la grande notizia che sono venuto a comunicarvi. Beffardo. Anna e Fabio si guardano di sottecchi, senza prestare troppa attenzione all'amico. Grazie, siete un pubblico fantastico, vi amo tutti, dal primo all'ultimo. Alza il tono e mima un atteggiamento da diva anni 50, accento affettato. Vi amo tutti. Mezzo Deor scoppia in una risata alla quale anche Anna e Fabio finiscono per unirsi. Ora sì che mi date soddisfazione. Come premio potete scegliere busta numero 1 o busta numero 2. Sventola 2 tovagliolini di carta. Enzo mi piace un sacco. Busta 1, dice Anna conciliante. Bene, vediamo un po' cosa ci aspetta dentro questa busta misteriosa. Sbircia dietro il fazzoletto con enfasi. Complimenti! Una permanenza di 1 settimana nel mio letto, posizioni dalla 1 alla 20 garantite. Idiota! Ma la vuoi piantare, Enzo? Dice Fabio.
Attenzione, il notaio mi fa dei cenni. Si avvicina all'avventore del tavolo a fianco che, stupito, lo ferma a confabulare con una sedia vuota. Molto bene. Purtroppo questo premio è già stato assegnato la settimana scorsa. Come risarcimento la signorina acquisisce il diritto un invito per un fine settimana al mare con l'obbligo di portare un amico. Esultante. Poi sottovoce ad Anna: spero che porterai l'amico giusto, indicando Fabio. Cos'è questa storia, Enzo? È la notizia che volevo darvi. Dana ha la casa al mare libera questo fine settimana e ci ha invitato tutti. E dove sarebbe questa casa? Chiede Fabio. Enzo: il signore fa il difficile, in Toscana, non lo so esattamente. Perché? È importante? Anna: bello, ci andavo sempre da bambina al mare in Toscana. Enzo: vedi Fabio, lei è molto più accondiscendente, se solo non avesse gusti tanto pessimi in fatto di ragazzi. Anna: fottiti. Fabio, pensieroso: potrebbe non essere male. Enzo: sarà grandioso! Quindi tutti insieme appassionatamente nella casa al mare di Dana in Toscana. Che capiterà? Cosa succederà? Dana, alla guida, sventola un braccio fuori dal finestrino aperto salutando. Mattina di fine giugno, il sole tiepido crea ombre ancora indistinte. Fabio, sul sedile posteriore, sorride facendole spazio. Anna si lascia scivolare al suo fianco mentre Enzo recita la parte del maggiordomo impettito. La mano di Fabio leggera sul suo ginocchio nudo e l'aria tiepida che si intrufola dai finestrini abbassati. La macchina che si lascia guidare tra le vie diritte che portano all'autostrada. A uno, una lingua d'asfalto che taglia l'Italia in diagonale. C'è solo il rumore della musica che esce dalle casse posteriori, il sibilo dell'aria, i rumori di fondo. Per il resto è silenzio. Cartelli stradali a sfondo verde con scritte bianche indicano il percorso da seguire. Una sensazione di déjà vu invade il campo visivo di Anna, come se avesse compiuto quello stesso tragitto milioni di altre volte, da casa sua fino alla 1. Non ricorda per quale motivo. Anna non possiede una macchina, però si rivede alla guida di un fuoristrada, dominata da un senso di ansia. Anna quindi sta definitivamente lasciandosi dietro GD, quasi come se non fosse mai esistita, quasi come se stesse cancellando tutto quello che è accaduto prima di diventare Anna. Un po' surreale. La sensazione è la stessa che si prova alla mattina appena svegli, quando i fantasmi di un sogno appena svanito invadono la stanza. Immagini a mezz'aria che appartengono ad un purgatorio a metà strada tra realtà e fantasia. E tu, ancora troppo addormentato per essere sveglio, tenti di interpretarli. Svincolo, direzione mare, il déjà vu scompare. Dana cambia cassetta. Gruppo italiano, atmosfera rarefatta. Istintivamente Anna pensa a GD, con una consapevolezza nuova. GD non esiste più, è svanita nel nulla, ma non ci sono lacrime da versare per lei. Ovunque sia, è sicuramente felice. Anna lo sente in fondo al cuore. GD come il personaggio di uno di quei racconti tanto cari a Luca, anche lui lontano. Personaggi di una storia finita che rimangono tra le pagine di un libro chiuso, tra gli scaffali di una biblioteca, lontani ma a portata di mano, basta un piccolo sforzo. Fabio la guarda sorridente. Un giorno ti racconterò una storia strana, Fabio, e tu forse capirai. The end! Un finale inaspettato, onestamente, non ricordandomi nulla, ero convinta che ci sarebbe stato un finale molto più netto, molto più chiuso, invece è un finale un po' etereo, un po' poetico, anche lo stile della scrittura nell'ultima fase è diversa. Direi che ha scelto Fabio, anche se ad essere onesti è stata più la vita a portarla verso Fabio, che a onor del vero era anche la scelta migliore, o no? Siete d'accordo con me? Cosa ne pensate? Cosa pensate di questo finale? Mi sembra un finale un po' alla Lost, quei finali che dici what? Sì, sì, finisce così in modo quasi schizofrenico. La nostra Anna si stacca da GD come se fosse davvero un'altra persona, una persona lontana, una sorta di ricordo che resterà per sempre lì ma che non è più parte della sua vita. Quindi la trasformazione è avvenuta al 100% e inizia a tutti gli effetti una nuova vita per Anna, una vita apparentemente insieme a Fabio.
Voilà, siamo arrivati alla fine di questa serie, una bella serie lunga, scusate, mi metto un po' più comoda per assimilare questo finale un po' così. Fatemi sapere cosa ne pensate, come vi è sembrata questa storia strana che ho scritto quando avevo 20 anni. Leggendola mi sono accorta che ci sono decisamente delle parti autobiografiche, così come ci sono dei personaggi assolutamente ispirati a persone reali, luoghi reali, momenti che sicuramente, anche se romanzati, devo aver vissuto perché li ho sentiti molto vicini. Non c'è altro per oggi, questo video è finito anche perché immagino che sarà bello lungo. Se volete ci sono ancora un paio di racconti brevi che ho scritto e che potrei leggervi, ma credo che a questo punto ne avrete abbastanza. Se però dovesse interessarvi, ne ho appunto ancora una serie anche un po' più lunghini, non di questa portata, almeno uno mi ricordo è medio, un racconto di media lunghezza. Se vi interessa ve lo posso leggere, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, se no possiamo considerare chiusa qui la storia, la serie. Vi leggo i miei vecchi racconti. Hashtag reading my old short stories. Per oggi direi davvero che non c'è altro, io vi mando un bacio gigante e come sempre vi aspetto alla prossima. Ciao!